Ciao a tutti e benvenuti su Italian Pod. Sono Alessia. E io sono Giovanni. Oggi facciamo qualcosa di super utile e anche un po' divertente. Esatto. Parliamo di come rompere il ghiaccio con quelle piccole conversazioni che fanno la differenza. Sapete, quelle brevi frasi amichevoli che si usano al bar, in ufficio o persino in ascensore? Proprio così. Non stiamo parlando di discorsi impegnativi, ma di chiacchiere leggere, naturali, che aiutano a creare subito un clima piacevole. E indovinate un po'? Oggi vi diamo ben 100 frasi semplici e autentiche per iniziare una chiacchierata in italiano, proprio come farebbe un madrelingua. Tranquilli. Parleremo lentamente e in modo chiaro, così potrete seguire senza problemi. Ogni frase sarà spiegata con un esempio concreto. E c'è di più. Alla fine di ogni categoria vi mostreremo un dialogo vero e proprio che usa le frasi appena imparate. Così vedrete esattamente come funzionano in una conversazione reale. E non dimenticate, avrete anche il tempo di ripetere dopo di noi per allenare l'orecchio e la pronuncia. Se questi video vi aiutano, il modo migliore per sostenere il canale è mettere un like e iscrivervi. E scriveteci nei commenti. Qual è la situazione in cui vi sentite più insicuri a chiacchierare in italiano? Così possiamo preparare contenuti fatti apposta per voi. Perché queste frasi non servono per fare conversazioni profonde. Ma per creare un'atmosfera amichevole, aperta, naturale. Non serve una grammatica perfetta. Basta avere qualche frase pronta all'uso. E oggi ve ne regaliamo niente meno che 100. Allora, cominciamo con la prima categoria, il classico dei classici. Esatto, parliamo del tempo. È l'argomento più sicuro per iniziare una chiacchierata. Funziona sempre, ovunque, con chiunque. Ecco la prima frase. Che bella giornata, vero? È un modo semplice e amichevole per commentare il bel tempo, magari mentre sei fuori a fare due passi o aspetti qualcuno. Per esempio, potresti dirlo a un vicino che incontri per strada. Ora tocca a voi. Ripetete dopo di me. Che bella giornata, vero? Seconda frase. Oggi fa proprio freddo. Lo dici quando senti davvero il freddo addosso, magari uscendo di casa al mattino. Immagina di salutare un collega all'ingresso dell'ufficio e dire «Uffa, oggi fa proprio freddo». Ripetete con noi. Oggi fa proprio freddo. Terza. Secondo te, pioverà? È una domanda aperta, perfetta per coinvolgere l'altra persona. Si usa quando vedi nuvoloni scure o senti parlare di pioggia in arrivo. Per esempio, al mercato, guarda quei nuvoloni, secondo te pioverà? Provate voi. Secondo te pioverà? 4. Che caldo incredibile! Lo dici d'estate, quando fa talmente caldo che non ne puoi più. Magari entrando in un negozio con l'aria condizionata. Mamma mia, che caldo incredibile là fuori! Ripetete, che caldo incredibile! Ha piovuto per tutta la settimana. Una frase utile per lamentarsi del maltempo persistente. Per esempio al bar. Non ne posso più. Ha piovuto per tutta la settimana. Ora voi. Ha piovuto per tutta la settimana. Che tempo strano ultimamente. La usi quando il tempo sembra impazzito. Oggi sole, domani grandine. È una frase molto comune tra italiani, soprattutto in primavera o autunno. Ripetete, che tempo strano ultimamente. 7. Finalmente un po' di sole.
Lo dici con sollievo o gioia dopo giorni di pioggia o nuvole. Per esempio, aprendo la finestra al mattino, finalmente un po' di sole. Provate con noi. Finalmente un po' di sole. 8. Si gela qui fuori. Un'espressione informale ma molto naturale per dire che fa un freddo terribile. Potresti usarla uscendo dal cinema d'inverno. Wow, si gela qui fuori. Ripetete. Si gela qui fuori. 9. Si sente già profumo di primavera. Una frase dolce, quasi poetica, perfetta quando noti i primi segni della bella stagione. Magari passeggiando in un barco a marzo. Sai, si sente già profumo di primavera. Ora voi. Si sente già profumo di primavera. 10ª e ultima di questa categoria. Non mi aspettavo questa neve. Lo dici quando nevica all'improvviso, soprattutto se non è previsto o non è comune nella tua zona. Per esempio, guardando dalla finestra la mattina. Oddio, non mi aspettavo questa neve. Ripetete con noi. Non mi aspettavo questa neve. Bene. Ora vediamo come queste frasi suonano in una conversazione reale. Dialogo illustrativo. Alla fermata dell'autobus. Che freddo oggi è. Si gela qui fuori. Lo so. E guarda quei nuvoloni. Secondo te pioverà? Ma speriamo di no. Ha già piovuto per tutta la settimana. Vero. Che tempo strano ultimamente. Però dai, ieri c'era il sole. Finalmente un po' di luce. Sì, era una bella giornata. Peccato che oggi sia tornato l'inverno. Visto, niente di complicato. Solo frasi naturali che usiamo ogni giorno. E ora che le conoscete, potete usarle anche voi. Passiamo ora alla seconda categoria, una delle più usate nella vita quotidiana, al lavoro. Esatto. Che tu sia in ufficio, in smart working o magari appena tornato da una riunione, queste frasi ti aiutano a creare un clima più rilassato con i colleghi. Niente di formale, solo chiacchiere leggere e naturali. Cominciamo con la prima. Giornata intensa? È un modo gentile e informale per chiedere come sta andando la giornata di qualcuno. Perfetto per un saluto veloce al corridoio o alla macchinetta del caffè. Per esempio, incontri un collega con un mucchio di fogli in mano e gli dici «Ehi, giornata intensa?» Ora ripetete con noi. Giornata intensa? Seconda frase. Come procede il progetto? Lo usi per mostrare interesse in modo professionale ma amichevole. Magari a pranzo con un collega. Allora, come procede il progetto con i nuovi clienti? Ripetete. Come procede il progetto? Terza. Sei stato alla riunione di stamattina? Una domanda semplice per capire se qualcuno era presente, utile per aggiornarsi o iniziare una conversazione. Per esempio, ciao, sei stato alla riunione di stamattina? Non ti ho visto. Provate voi. Sei stato alla riunione di stamattina? Quarta. Avrei bisogno di un altro caffè. Una frase che tutti capiscono e con cui fai subito compagnia. È un modo informale per dire che ne hai proprio bisogno, magari dopo una call complicata. Ripetete. Avrei bisogno di un altro caffè. Quinta. Si avvicina il weekend. Lo dici con un sorriso, soprattutto il venerdì o anche il giovedì se non vedi l'ora di staccare. Per esempio guardando l'orologio. Uff, si avvicina il weekend. Ora voi. Si avvicina il weekend. Sesta. Che giornata lunga. Un classico. Lo usi quando la giornata sembra non finire mai, ma lo dici in modo leggero, quasi scherzoso. Ripetete. Che giornata lunga. Settima. Oggi l'ufficio è silenzioso. Lo noti quando c'è un'atmosfera stranamente calma, magari perché molti sono in ferie o in smart working. Per esempio, «Oddio, oggi l'ufficio è silenzioso, quasi mi spavento». Ripetete con noi.
Oggi l'ufficio è silenzioso. Ottava. Hai programmi per stasera? Una domanda perfetta per passare da un discorso di lavoro a qualcosa di più personale, magari per organizzare un aperitivo. Ripetete. Hai programmi per stasera? Nono. Che riunione interminabile! Un po' di sana lagnanza condivisa, sempre tra colleghi e sempre con un sorriso. Per esempio, uscendo dalla sala riunioni. Ma che riunione interminabile! Ora voi, che riunione interminabile! Decima e ultima di questa categoria. Che piacere vederti di persona. Lo dici quando incontri un collega che lavora spesso da remoto o che non vedi da un po'. Trasmette calore e simpatia. Ripetete. Che piacere vederti di persona. Bene, ora vediamo come suonano queste frasi in una situazione reale. Dialogo illustrativo alla macchinetta del caffè. Ah, che giornata lunga. Lo so, e che riunione interminabile stamattina. Sei stata alla riunione? Non ti ho vista. Sì, ma in video. Ero in smart working. Oggi torno in ufficio. Che piacere vederti di persona. Ah, finalmente. Avrei bisogno di un altro caffè. Anzi, 2. Stessa cosa. Comunque, hai programmi per stasera? Niente di speciale. E tu? Niente, ma si avvicina il weekend. C'è ancora speranza. Visto? Basta poco per rendere l'ambiente di lavoro più umano e più piacevole. Passiamo ora a una categoria che adoro. Al bar o al ristorante? Esatto. Che tu sia al bar del quartiere per un caffè veloce o a cena fuori con amici, queste frasi ti aiutano a sembrare un vero habitué e magari a fare 2 chiacchiere con il cameriere o con qualcuno seduto accanto a te. Cominciamo con la prima. Che bel locale, vero? È un modo semplice per condividere un'impressione positiva. Perfetto se sei con qualcuno o se vuoi rompere il ghiaccio con un altro cliente. Per esempio, entrando in un posto nuovo. Wow, che bel locale, vero? Ora ripetete con noi. Che bel locale, vero? Seconda frase. È sempre così affollato qui? Lo chiedi quando il posto è pieno, magari per capire se è normale o se c'è qualche evento speciale. Per esempio, aspettando il tavolo. Scusa, è sempre così affollato qui? Ripetete. È sempre così affollato qui? 3. Il caffè qui è fantastico. Una frase che fa subito simpatia, soprattutto se la dici al barista. Per esempio, dopo aver bevuto, sai che ti dico? Il caffè qui è fantastico. Provate voi. Il caffè qui è fantastico. 4. Avete provato la torta? Lo usi per chiedere un consiglio in modo informale, magari rivolgendoti a un tavolo vicino o al personale. Ripetete. Avete provato la torta? 5. Hanno cambiato il menù. Una frase neutra, ma utile per commentare una novità. Perfetta per iniziare una conversazione leggera. Per esempio, ah, guarda, hanno cambiato il menù. Ora voi? Hanno cambiato il menù. 6. Che profumo qui dentro! Lo dici appena entri e senti odore di caffè, pane appena sfornato o cibo delizioso. È spontaneo e molto italiano. Ripetete. Che profumo qui dentro! 7. Mi consigli qualcosa? Una domanda aperta e gentile, perfetta per chiedere aiuto al cameriere o a un habitué del posto. Per esempio, non conosco bene il menù, mi consigli qualcosa? Ripetete con noi. Mi consigli qualcosa? 8. Ordino sempre la stessa cosa. Lo usi per scherzare un po' su te stesso, magari quando qualcuno ti chiede cosa prendi. Per esempio, sono indeciso. No, scherzo, ordino sempre la stessa cosa. Ripetete. Ordino sempre la stessa cosa.
Nona. È la mia prima volta qui. Una frase onesta e simpatica per dire che sei nuovo e magari per chiedere consigli senza sembrare invadente. Ripetete. È la mia prima volta qui. 10ª e ultima di questa categoria. Buona giornata. Lo dici uscendo dal bar o dal ristorante. Un saluto gentile e caloroso, soprattutto se hai scambiato 2 parole con qualcuno. Ripetete. Buona giornata. Ora vediamo queste frasi in azione. Dialogo illustrativo. Al bar del quartiere. Che profumo qui dentro! Vero? Il caffè qui è fantastico. Ah, ben a saperlo. È la mia prima volta qui. Davvero? Che bel locale, vero? Sì, è sempre così affollato? Solo il sabato mattina. Comunque, mi consigli qualcosa oltre al caffè? Avete provato la torta oggi? Appena fatta. Allora, ordino sempre la stessa cosa, ma oggi faccio un'eccezione. Buona giornata! Grazie, anche a te. Visto? Basta una frase per trasformare un caffè in una piccola connessione. Passiamo ora a una categoria davvero importante nella vita quotidiana italiana. Con i vicini. Esatto. In Italia i rapporti con i vicini contano molto. Non serve diventare migliori amici, ma un saluto, un complimento o una piccola chiacchierata possono fare la differenza. Aiutano a creare un clima di fiducia e cortesia nel quartiere. Cominciamo con la prima frase. Come va tutto? È un saluto informale ma caloroso, perfetto per quando incroci un vicino per le scale o nel cortile. Per esempio, ciao Maria, come va tutto? Ora ripetete con noi. Come va tutto? Seconda frase. Che bel balcone. Giardino che avete. Un complimento sincero che fa sempre piacere e apre subito la conversazione. Se il vicino ha fiori, piante o un piccolo angolo curato, questa frase è perfetta. Ripetete. Che bel balcone che avete. O che bel giardino che avete. 3. Bella giornata per una passeggiata. Lo dici uscendo di casa e incontrando qualcuno. Un modo leggero per commentare il tempo e condividere un momento. Ripetete. Bella giornata per una passeggiata. 4. Vi siete appena trasferiti? Una domanda gentile e curiosa, utile se noti facce nuove nel palazzo. Per esempio, ciao, vi siete appena trasferiti? Ripetete. Vi siete appena trasferiti? 5. Se avete bisogno, sono qui. Una frase semplice ma piena di disponibilità. Molto apprezzata, soprattutto con anziani o nuovi arrivati. Ripetete con noi. Se avete bisogno, sono qui. 6. Abbiamo lo stesso corriere. Lo dici quando vedi un pacco fuori dalla porta del vicino. È un modo simpatico per fare 2 chiacchiere su una cosa quotidiana. Ripetete. Abbiamo lo stesso corriere. 7. Sapete quando passano a ritirare la spazzatura? Una domanda pratica che capita spesso e che può trasformarsi in una breve conversazione sul quartiere. Ripetete. Sapete quando passano a ritirare la spazzatura? 8. Che gatto o che cane adorabile. Se il vicino ha un animale, questa frase è un biglietto d'oro per un sorriso e magari una chiacchierata più lunga. Ripetete. Che gatto adorabile. O che cane adorabile. 9. Oggi il quartiere è tranquillo. Un'osservazione rilassata, perfetta per commentare l'atmosfera. Magari la domenica mattina o in un pomeriggio d'estate. Ripetete. Oggi
Il quartiere è tranquillo. Decima e ultima di questa categoria. Piacere di rivederti. Lo usi quando incontri un vicino che non vedi da un po'. Trasmette calore e attenzione. Ripetete. Piacere di rivederti. Ora vediamo come suonano queste frasi nella vita reale. Dialogo illustrativo. Incontrare un vicino. Ciao, come va tutto? Tutto bene, grazie. Che bel cane, adorabile. Grazie, è un nuovo arrivato, come il mio trasloco, del resto. Ah, quindi vi siete appena trasferiti. Benvenuti nel quartiere. Sì, da 2 settimane. Se avete bisogno, sono qui, anche se ancora non so niente. Per esempio, sapete quando passano a ritirare la spazzatura il giovedì? Alle 7 di mattina. Meglio non dimenticarsene. Comunque, oggi il quartiere è tranquillo. Perfetto per una passeggiata. Vero, bella giornata, no? Piacere di rivederti e benvenuto davvero. Visto? Basta poco per trasformare un semplice buongiorno in un vero momento di vicinato. Ecco una categoria perfetta per chi ama uscire, fare nuove conoscenze o anche solo non sentirsi spaesato a una festa. Esatto. Parliamo di eventi sociali. Cene, feste, aperitivi tra amici di amici. In questi contesti, sapere qualche frase semplice ti aiuta a presentarti, rompere il ghiaccio e conversare con naturalezza, senza imbarazzi. Cominciamo con la prima. Ciao, sono Alessia. Tu come ti chiami? È il modo più diretto e simpatico per presentarsi. Semplice, chiaro e apre subito la conversazione. Per esempio, a una festa, ti avvicini a qualcuno e dici «Ciao, sono Alessia. Tu come ti chiami?» Ora ripetete con noi «Ciao, sono Alessia. Tu come ti chiami?» Seconda frase. Come conosci il padrone di casa? Una domanda perfetta per trovare un punto in comune e capire come siete finiti entrambi lì. Ripetete. Come conosci il padrone di casa? 3. Sei mai stato qui prima? Lo usi quando sei in un posto nuovo, magari un ristorante, un appartamento, una villa per una festa. Aiuta a capire se l'altro è un habitué o, come te, è lì per la prima volta. Ripetete. Sei mai stato qui prima? 4. Che bel vestito, camicia. Un complimento sincero che mette subito l'altro a suo agio. Basta adattarlo. Che bella camicia per un uomo, che bel vestito per una donna. Ripetete. Che bel vestito, che bella camicia. Quinta. Il cibo è ottimo, non trovi? Una frase condivisa, perfetta per commentare qualcosa di piacevole e invitare l'altro a rispondere. Ripetete. Il cibo è ottimo, non trovi? Sesta. Che bel party. Lo dici con entusiasmo, magari guardandoti intorno, per condividere la bella atmosfera. Ripetete. Che bel party. Settima. Mi sembra di averti già visto. Una frase un po' misteriosa, ma molto naturale. La usi quando qualcuno ti sembra familiare. Magari vi siete incrociati all'università, in palestra o al supermercato. Ripetete. Mi sembra di averti già visto. Ottava. Di dove sei? Una domanda classica, ma sempre utile, soprattutto se noti un accento diverso o se la conversazione sta andando bene. Ripetete. Di dove sei? Nona. Che lavoro fai? Una domanda comune in Italia, non è invadente, anzi, spesso è un modo per trovare interessi in comune. Ripetete, che lavoro fai? Decima e ultima di questa categoria.
È stato un piacere conoscerti. La frase perfetta per salutare qualcuno con cui hai fatto 2 chiacchiere piacevoli, educata, calorosa e un po' elegante. Ripetete. È stato un piacere conoscerti. Ora vediamo queste frasi in azione. Dialogo illustrativo. Ad una festa. Ciao, sono Alessia. Tu come ti chiami? Ciao Alessia, io sono Giovanni. Piacere. Piacere mio. Come conosci Matteo, il festeggiato? Siamo colleghi. Tu? Siamo compagni di università. Comunque, che bel party! Il cibo è ottimo, non trovi? Verissimo. E che bella camicia, tra l'altro. Visto? Basta una manciata di frasi per trasformare un incontro casuale in una chiacchierata piacevole. E ora arriviamo a una categoria che tutti amano e usano tantissimo. Il weekend. Esatto. Che sia un venerdì pomeriggio pieno di aspettative o un lunedì mattina un po' malinconico, parlare del weekend è un modo naturale per connettersi con colleghi, amici o anche conoscenti occasionali. Cominciamo con la prima frase. Hai programmi per il weekend? La classica domanda del venerdì. È informale, amichevole e apre subito la conversazione. Per esempio, a fine giornata in ufficio. Allora, hai programmi per il weekend? Ora ripetete con noi. Hai programmi per il weekend? Seconda frase. Com'è andato il weekend? Lo dici il lunedì, magari al caffè con un collega o incontrando un amico. Ripetete. Com'è andato il weekend? 3. Hai fatto qualcosa di bello? Una domanda gentile e curiosa, perfetta se qualcuno ti ha detto che aveva progetti. Ripetete. Hai fatto qualcosa di bello? Sono solo rimasto a casa a rilassarmi. Una risposta onesta e molto comune. Nessun giudizio, solo un po' di meritato riposo. Ripetete. Sono solo rimasto a casa a rilassarmi. O rimasta se parla una donna. È volato! Lo dici quando il weekend è passato in un attimo, magari perché era pieno di cose belle o perché non ne hai fatto abbastanza. Ripetete. È volato! Non ho fatto niente di speciale. Una risposta umile e rilassata, perfetta per non dare troppe spiegazioni, ma tenere viva la chiacchierata. Ripetete. Non ho fatto niente di speciale. Ho fatto il pieno di sonno. Una frase che fa sorridere e con cui molti si identificano. Per esempio, finalmente ho fatto il pieno di sonno. Ne avevo bisogno. Ripetete. Ho fatto il pieno di sonno. 8. Sono andato al mare o sono andata al mare. Una risposta semplice ma evocativa, perfetta per raccontare un momento di relax. Ripetete. Sono andato al mare o sono andata al mare. 9. Ho visto un film fantastico. Lo usi per condividere un'esperienza piacevole e magari scoprire se l'altro l'ha visto. Ripetete. Ho visto un film fantastico. 10ª e ultima di questa categoria. Ho incontrato degli amici. Una frase calda che trasmette socialità, senza dover raccontare ogni dettaglio. Ripetete. Ho incontrato degli amici. Ora vediamo queste frasi in azione. Dialogo illustrativo, il lunedì in ufficio. Ciao, com'è andato il weekend? Benissimo, grazie. È volato, ma ho fatto il pieno di sonno. Ah, fortunata. Io sono andato al mare sabato. Finalmente un po' d'aria. Che bello! Hai fatto qualcosa di bello anche domenica? Non proprio. Non ho fatto niente di speciale. E tu? Ho incontrato degli amici e ho visto un film fantastico. Allora direi che è stato un ottimo weekend. Ecco,
Abbiamo visto insieme ben 100 frasi e tanti dialoghi pratici per la vita di tutti i giorni. Ora avete tanti strumenti pronti all'uso per iniziare una conversazione e sentirvi finalmente più sicuri in italiano. Prima di salutarvi, una domanda per voi. Quale dialogo vi è piaciuto di più? E soprattutto, quale situazione vorreste che affrontassimo nel prossimo video? Scrivetecelo nei commenti. E se non l'avete ancora fatto, un like e un'iscrizione al canale ci aiutano tantissimo a continuare a creare contenuti per voi. Grazie davvero per aver guardato fino alla fine. Continuate a praticare e la prossima volta fatevi sentire. A presto su Italian Pod!